Io vi volevo parlare di Wish da tanto tempo, però non ho mai avuto l'occasione, ma visto che ora lo vogliono mettere su Disney Plus, si è ripresentata l'occasione, quindi ho fatto 2 ricerche alla veloce ed eccoci qua. Wish è quel film che nasce come speciale dell'anniversario dei 100 anni della Disney e io vi dico, io credo che modo peggiore per festeggiare l'anniversario non ci fosse. Voglio dire, il film è ok, però io sono dell'idea che per festeggiare l'anniversario ci sarebbe stato anche un bel cartone con Topolino e Paperino Pippo, giusto per ricordare cos'è che li ha resi famosi. Ma cos'è che rende così tanto mediocre il film Wish? Allora, parto subito con il dirvi che ho visto il film doppiato in italiano e vi assicuro che dopo 3 minuti ho voglia di svitarmi le palle e buttarle nell'umido, ma purtroppo non si poteva, quindi il film. Allora, il film parla di questo regno di nome Rosaz, in cui i sogni vengono presi da questo re di nome Magnifico, vengono messi al sicuro per sempre e fa vivere i cittadini in modo sereno e senza preoccupazioni. Tutto va bene fino a quando non arriva questa ragazza di nome Asha, che vuole fare la stagista dal re Magnifico. La prima cosa che fa il primo giorno è chiedergli di esaudire il desiderio del suo nonno. Per farvi capire, lui non l'ha ancora presa, ma lei è già pronta a chiedere cose. Il re Magnifico allora gli fa: senti, no, ed esaudisce il desiderio di qualcun altro. Ecco, una cosa che non mi sono dimenticato di dirvi: questo re ogni anno fa una cerimonia in cui esaudisce ad una persona che solitamente dimostra di essere una brava persona e gli fa esaudire il suo desiderio. Però qui ci troviamo in una situazione in cui il desiderio di suo nonno era quello di imparare a suonare uno strumento e di ispirare le persone. Il re esce da una situazione piuttosto tragica. Lui aveva perso tutta la sua famiglia e non voleva che gli succedesse con Rosaz, e allora per prevenire fatale cause di distruzione della città non vuole esaudirgli il desiderio perché non sa se magari vuole ispirare a delle proteste. E lei fa: fanculo. No. Da lì Asha pensa che debba salvare tutti i sogni e che in realtà il re non sia come sembra quando non fa niente di che. Ok, adesso io vi ho appena spiegato in brevissimo tutto quello che è Wish, tutto quello che ha da offrire. I personaggi. Allora, l'unico che sembra rilevante è il re Magnifico. Asha non dà l'impressione di essere una protagonista, mentre tutti gli altri personaggi sembrano lì solo per occupare spazio. Ora il re Magnifico. È vero, questa cosa qua potrebbe suonare molto da 2016, ma sarebbe quei momenti da hashtag giustizia per il re Magnifico. Però io vi dico, se avete visto il film, da una parte siete dell'idea che sì, questo re si merita empatia, ma dall'altra il film ti sforza ad accettare il fatto che in realtà lui sia cattivo e che sia in realtà uno stronzo narcisista. Fa molto strano. È letteralmente il film che vi prova a fare il lavaggio del cervello, a convincervi che in realtà sia lui il cattivo. Poi un'altra cosa dei personaggi è che per ogni cosa che accade, per ogni evento, se voi provate, non so, a mettere dei sommari, notereste che tutti i personaggi ogni volta cambiano, non so, emozione, come se sembrassero dei pazzi che ogni volta hanno dei scoppi emotivi. Da questa impressione perché, cioè, è come se gli scrittori, anziché vedersi tutti assieme per scrivere scena per scena, avessero detto: ok, io faccio questo, tu fai quell'altro, e questa dà un'impressione stranissima. Sembra tutto staccato, non dà l'impressione che i personaggi stiano avendo un vero e proprio sviluppo, anzi tutto il contrario, rimangono piatti. Poi anche le animazioni, allora io non so, non me ne intendo, però sono piuttosto sicuro che fosse strano da vedere. In alcuni momenti si vede che è dettagliato, ma in altri momenti, se guardi dettagli come le mani, sembra che, non so, siano strane, come se non fossero state finite, come se alcuni fossero dei modelli non renderizzati. Le scene in cui sono ambientate la notte sono belle, però quando invece è giorno sembra ci fosse stato messo da qualcuno l'effetto di luce nei personaggi. Cioè non sembra luce solare quella sembra effetto luce di Adobe Premiere praticamente. Comunque, tornando al film, che è praticamente la parte conclusiva, dopo che abbiamo ricevuto 2 canzoni, da una parte il re che si sta letteralmente stancando di quegli idioti dei suoi cittadini, che c'ha anche ragione perché sono insieme, faranno sì e no l'intelligenza di un bambino di 5 anni, e che ci dà la canzone "Ma neanche mi avete ringraziato", chiaramente fatta con ChatGPT. E adesso ci riceviamo anche la canzone di Asha, quella che è "Ma qualcosa di più", magari. Se voi dovete scegliere una parte, se avete un briciolo di cervello avrete già capito chi è che avrebbe ragione. Asha trova questa stella che appena arriva inizia a fare niente, a dare vita a vegetali e animali, però quando arriva emette una luce potentissima e il re praticamente si caga addosso, dice: no, che cazzo era
era quello. E allora ricorre alla magia oscura, cosa giustissima, cioè voglio dire. Poi capisce che è stata Asha e le dà la caccia. Comunque alla fine tutti i cittadini decidono di stare dalla parte di Asha e così il re va e finisce dentro questo specchio. E così tutti i meriti per aver salvato tutta la città se li prende la regina, la quale non ha fatto niente per tutto il film. Il film è ricco di citazioni a tutti gli altri classici Disney, però niente, io vi dico, quando ho finito quel film sono rimasto con il vuoto dentro, vuoto che neanche un kebab è riuscito a riempire, ma niente. Il film penso sia un 5,5 perché voglio dire, non era niente di che. Dunque, grazie per aver visto questo video, lasciate un mi piace, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!